Ciao a tutti, in questo video parliamo soprattutto di una questione legata a come proteggere il nostro cane dalla leishmaniosi, come evitare che il nostro cane possa prendere la leishmaniosi, quali sono attualmente le cose che noi possiamo fare, noi medici veterinari e voi proprietari. Vi ricordo che in questo canale, nella sezione Vet Short, troverete una serie di video brevi in cui rispondo a domande, in cui ci può essere una risposta breve e nella categoria Vet Short ci sono diverse domande e risposte legate alla leishmaniosi, quindi se siete interessati a questo argomento guardatevi anche quella serie di video, perché sono veramente video di 20-30 secondi che vi rispondono brevemente alle vostre questioni più frequenti che tendenzialmente fate a noi medici veterinari. Allora, oggi cercheremo di ragionare su un punto, su quello che possiamo fare per proteggere il nostro cane dalla leishmaniosi. Rapidamente, la leishmaniosi è una malattia parassitaria causata da un parassita che è un protozoo che si chiama Leishmania infantum e viene trasmesso dalla puntura di un insetto che è un flebotomo, banalmente chiamato papataccio. In questo video non è che vi spiego com'è la leishmania, cosa trasmette, faremo un video ovviamente dedicato. In questo video voglio concentrarmi esclusivamente su quello che noi possiamo fare. Noi possiamo fare in primis evitare la trasmissione del protozoo, quindi evitare la puntura del papataccio. Come possiamo farlo? Fondamentalmente dobbiamo utilizzare dei prodotti a base di permetrine. Esistono in commercio diverse marche che contengono questo principio attivo. Esistono dei collari, esistono delle fialette Spoton. Queste permetrine chiaramente infastidiscono l'insetto e quindi riduciamo la possibilità della puntura. Mi raccomando, è importante definire riduciamo, non è una tuta ignifuga l'antiparassitario, quindi è molto importante applicarlo per ridurre la potenzialità della puntura e quindi la trasmissione del parassita da parte del flebotomo. Quindi la scelta può ricadere o su dei collari o sulle fialette fondamentalmente. Questa diciamo la prima cosa. È molto importante quando andiamo in zone endemiche dove la leishmania è praticamente colpisce praticamente una gran quantità di cani, non andare in quelle zone. Se voi vivete invece in zone tranquille, per esempio uno vive in montagna dove la leishmania non c'è, se va a farsi una vacanza in Toscana, in Sicilia, è molto importante applicare il prodotto qualche settimana prima, non il giorno prima, una decina di giorni prima applicate in modo tale che le permetrine verranno liberate dalla cute del vostro cane. Altra cosa importante sulle permetrine: attenzione se avete gatti, perché le permetrine sono tossiche per i gatti, quindi se avete gatti ovviamente state molto attenti all'utilizzo di questi prodotti e quindi consultate il vostro medico veterinario, vi spiegherà come applicare, come stare attenti ovviamente. La seconda cosa che possiamo fare è la vaccinazione. La vaccinazione alla leishmania non è una vaccinazione che esiste da tantissimo tempo, ormai comunque sono passati almeno 5-6 anni. Esistono due tipologie di vaccini, noi nella nostra struttura ne utilizziamo un tipo. In questo video cercherò di non fare pubblicità perché ovviamente non è il mio compito. Cercherò però di spiegarvi che la vaccinazione alla leishmania è un'arma molto importante perché cerca di ridurre i segni e i sintomi clinici della malattia molto grave, malattia che ovviamente è anche molto costosa dal punto di vista della gestione, una malattia che difficilmente riesce a eliminare nel cane, quindi fondamentalmente la vaccinazione ci permette di ridurre il numero di cani malati e quindi ridurre la sintomatologia e quindi riuscire a gestire fondamentalmente meno cani malati nonostante magari la positività, cioè nonostante diventano positivi il vaccino riduce i segni clinici. Questo perché il meccanismo della leishmania è abbastanza
legato anche alla reazione del nostro sistema immunitario contro questo parassita, quindi è molto importante anche la vaccinazione per ridurre, ripeto, i cani malati. Ovviamente anche quella, la vaccinazione, non ha una copertura al 100%, soprattutto i vaccini contro i parassiti non hanno mai una copertura simile a quella dei vaccini virali, però è molto importante farla perché concettualmente è uno strumento che ci permette chiaramente di aver fatto tutto quello che possiamo fare per contrastare questa patologia che, ripeto, colpisce anche l'uomo. Ovviamente nell'uomo fortunatamente non dà le stesse problematiche dei cani, però ripeto colpisce anche l'uomo, quindi è molto importante nel concetto di One Health, di un'unica sanità animale umana, cercare chiaramente di agire per proteggere anche l'uomo curando gli animali. Spero che questo video vi sia utile e ci vediamo al prossimo video.